Dunque, finalmente siamo con l'SE Electronics Dynacaster, un microfono che ho voluto veramente da quando l'ho visto per la prima volta. Perché? Perché è un microfono dinamico evoluto. Che significa? Significa che ha una serie di caratteristiche che lo rendono differente da tutti gli altri microfoni dinamici in circolazione. Eccolo, finalmente il Dynacaster. Allora, proviamo a aprirlo, vediamo che cosa c'è dentro. Ok, allora. Garanzia. Adesivo. Un altro adesivo. Questo è il microfono, lo apriamo dopo. Oh, una bella spugna. Sembra anche fatta bene, come materiale al tatto sembra un'ottima spugna. Ok, dopodiché il microfono. Ta-da! Vediamo un po'. Oh, eccolo. Il mitico Dynacaster. Questa è la parte più importante che vedremo nel dettaglio dopo nel video. Ok, iniziamo. Il microfono è molto resistente, molto pesante, ha una struttura molto solida. Quello che voglio farti vedere adesso è la particolarità di questo microfono, perché guarda, questa è la prima griglia che trovi, ok, che può essere smontata. Ok, posiamo un attimo il microfono qui. Questa può essere smontata e voglio fartela vedere nel dettaglio. Dentro c'è già un primo strato di materiale utile a rigettare le plosive. Quindi questo è un primo livello. C'è una griglia in metallo molto resistente con questo materiale, ok? Questo è il primo livello, ma non finisce qui, perché c'è un secondo livello che puoi vedere. Questa è un'altra rete molto resistente, un po' meno resistente rispetto a questa, ma comunque molto solida, e si può svitare anche questo. Ok, lo svitiamo e troviamo questo cilindro, guarda quanto è doppio, che è imbottito con lo stesso materiale che ti ho fatto vedere prima qui. Quindi lo stesso materiale è anche tutto all'interno di questo cilindro che termina con questa griglia bucherellata. Sul fondo non c'è nulla, c'è soltanto la griglia, che si toglie anche volendo, ok? Quindi è semplicemente una griglia. E poi alla fine c'è la vera e propria capsula del microfono, che è questa qui, ovviamente. Quindi, che dire, dovrebbe essere un microfono che almeno sulla carta dovrebbe rigettare in maniera decisa tutte le plosive. Quindi, nonostante questo, nella confezione hanno inserito anche la spugna, quindi per essere ancora più sicuri che le P e le B insomma non arrivino dentro la nostra registrazione. Ecco, credo che sia veramente un microfono, almeno da quello che stiamo vedendo adesso, davvero ben fatto, quindi finora assolutamente contento della spesa. Per quanto riguarda la spugna, questa credo sia di buona qualità, perché non solo è abbastanza doppia, come puoi vedere, ma è anche molto consistente, per cui credo possa fare davvero un buon lavoro nel rigettare le plosive laddove ovviamente ce ne sia bisogno. Quando lo switch Dynamite, che è nel centro qui, è in posizione on, il preamplificatore interno, cioè il Dynamite, che è presente appunto nel Dynacaster, raggiunge 30 decibel di gain in più. Cioè è ideale questo sia per il parlato ma anche per sorgenti che hanno un volume molto basso. Ovviamente se attivi il Dynamite, quindi questa preamplificazione di 30 gain, è necessario attivare l'alimentazione Phantom, la 48 volt. Se invece decidi di non utilizzare la funzione Dynamite, allora il Dynacaster si comporta come un microfono normale dinamico e non richiede ovviamente nessuna alimentazione Phantom.
Allora, il selettore a sinistra, questo è il low frequency, permette di scegliere tra 3 diversi caratteri di risposta sulle frequenze basse. Nella posizione centrale è flat, quindi non ha alcuna azione sul suono. Nella posizione in basso vengono ridotte le frequenze basse per attenuare, diciamo, effetti di rimbombo eccessivi come anche l'effetto di prossimità, ovviamente. Nella posizione in alto, invece, le frequenze basse sono un po' accentuate e questo dà un suono maggiormente corposo. Il selettore invece a destra, quello dell'high frequency, permette di variare le caratteristiche del microfono relative appunto alla sua presenza. Nella posizione in basso il suono ovviamente rimane flat, quindi immutato. La posizione centrale crea un leggero boost sulle alte frequenze per dare maggiore chiarezza al suono, oppure per aiutare magari la voce a venire fuori meglio all'interno del mix. Nella posizione in alto le alte frequenze vengono maggiormente amplificate. Magari se hai una voce troppo scura o se è un ambiente molto trattato acusticamente, magari hai bisogno di far venire fuori un po' più le frequenze alte. Come puoi vedere, qui c'è l'attacco XLR per il nostro cavo che va nella scheda audio, e qui c'è il nostro attacco per l'asta microfonica. Quindi molto comodo questo sistema. Una delle principali caratteristiche di questo microfono è che, pur essendo un microfono dinamico, e quindi i microfoni dinamici, forse lo sai, hanno un volume bassissimo, molto più basso rispetto ai microfoni a condensatore, nonostante questo microfono, ed è questa una delle sue particolarità, monta al suo interno l'SE Electronics Dynamite. Non confondiamoci tra Dynamite e Dynacaster, se no diventa un casino. L'SE Dynamite che cos'è? È un preamplificatore, un mic booster, ok? Integrato al suo interno, può essere attivato o disattivato. Nel momento in cui lo attivi è necessario attivare sulla tua scheda audio, sul tuo mixer, dove ti pare, una 48 volt, quindi devi attivare la Phantom. Se attivi la Phantom puoi attivare l'SE Dynamite, quindi preamplificare all'interno del microfono la tua voce. Ok? Bene. In questo momento stai sentendo, siccome ha tantissime regolazioni questo microfono, in questo momento lo stai sentendo flat. L'unica cosa attiva è il Dynamite. Quindi dal mio Rodecaster Pro sto andando, mandandogli la 48 volt dentro il microfono, e questo microfono ha attivo il Dynamite. Infatti il gain sul Rodecaster è 20. Soltanto 20, quindi questo vuol dire che questo microfono, una volta che attiviamo l'SE Dynamite, ha una spinta molto molto forte. Quindi questa è una caratteristica pazzesca che è fantastica se ci pensi, perché nessun altro microfono, e anche per questo prima ti dicevo che è un microfono evoluto, nessun altro microfono ha questa caratteristica, un preamplificatore interno. Quindi da questo punto di vista 10, voto altissimo perché è fantastico. In questo momento questo microfono sta entrando dentro il Rodecaster senza nessun effetto applicato, e il gain del Rodecaster è soltanto 20. Perché? Perché c'è questo preamplificatore interno. Come ti dicevo prima, è assolutamente flat, perché dietro questo microfono ci sono dei selettori, uno per le frequenze alte, uno per le frequenze basse, ma in questo momento sono flat entrambi. Quindi l'unica cosa attiva è l'SE Dynamite, ovvero questo mic booster. Come ti sembra il suono? Fammelo sapere nei commenti, come suona con la mia voce. Ovviamente, come sai, ogni microfono suona diversamente in base alla voce che viene utilizzata, quindi ma non solo in base a questo, ma anche in base all'ambiente nel quale si registra. Però quello che mi interessa adesso, io infatti sto parlando nel microfono proprio per fartelo ascoltare, mi interessa capire se questo microfono ti piace o meno. Poi sulla tua voce magari suonerà in maniera diversa, però questo è già un primo test, ok? In questo momento io lo sto usando con la spugna sopra. Adesso provo a toglierla. Ok, in questo momento sto parlando dentro il Dynacaster senza la spugna. Senti una differenza? Secondo me c'è una differenza, però mi farebbe piacere se tu me la commentassi, ok? Benissimo, quindi ti dicevo, un microfono molto solido, poi come ti ho già fatto vedere ha 3 livelli di pop filter, per cui in teoria le P e le B non dovrebbero in alcun modo esserci, soprattutto se poi aggiungi anche la spugna. Allora, ti dicevo che dietro ha un selettore, ora proviamo a switchare, va bene? Quindi ti faccio testare le varie funzionalità. L'unica cosa che proprio non mi piace è che per poter attivare questi switch qui dietro devi necessariamente avere
tipo non so se riesci a vederlo, tipo un piccolo giravite. Questo è un giravite da occhiali, perché lo switch è interno. Quindi devi infilare il giravite per poterlo alzare e abbassare. Ora, io lo so che questa cosa qui non è che la fai in ogni momento, tutti i giorni, a tutte le ore, la fai una volta ogni tanto quando ti serve cambiare. Nel momento in cui hai trovato il tuo settaggio, finisce lì. Ok, però che cacchio, cioè poteva essere esterno anziché interno, in modo che tu potevi cambiarlo in maniera facile senza dover utilizzare un attrezzo esterno. Questo la vedo veramente una cosa sciocca dal mio punto di vista. Cioè, anziché farlo all'interno lo facevi all'esterno, sempre il pezzettino di plastica dietro c'era. Questa è una cosa che non mi piace affatto, cioè la trovo veramente stupida, perché devi sempre avere qualcosa con te. Vabbè, comunque, adesso provo a modificare qualcosa. Partiamo dalle frequenze basse. Ok, in questo momento ho messo un filtro passa alto fondamentalmente, quindi ho evitato che si sentano tutte quelle frequenze molto basse che possono contenere rumori di fondo. Ok? Fammi sapere cosa ne pensi. Quindi per adesso gli alti sono flat e i bassi sono tagliati. Ok? Voglio farti sentire, dimmi tu come ti sembra il suono, quanto taglia. Voglio farti sentire invece spingendo gli alti, quindi facendo esattamente il contrario. In questo momento vado a settare i bassi spinti. Questo può servire se la tua voce è molto sottile, può dare un po' di corpo in più alla voce. Proviamo. Ok, in questo momento ho attivato, diciamo, un bass boost, possiamo dire, cioè nel senso che le frequenze basse vengono spinte maggiormente per dare corpo alla voce. Cosa ne pensi? Si sente la differenza? Immagino di sì. Come ti dicevo anche prima, dipende molto dalle voci, cioè questo è quello che stai sentendo sulla mia voce in questa stanza, probabilmente sulla tua voce in un'altra stanza suonerà in maniera diversa, però il principio di funzionamento è lo stesso. Adesso rimetto le basse su flat e proviamo a lavorare sulle frequenze alte. In questo momento ho messo i bassi su flat e le frequenze alte leggermente enfatizzate. Cosa ne pensi? In questo modo dovrebbero essere accentuate, come ti dicevo prima, le frequenze alte e quindi anche forse le sibilanti. Spesa, soldi, come la senti? Senti il suono, senti il suono. Forse non è fastidiosissimo, però insomma dipende sempre dalla tua voce. Se hai una voce già molto alta come frequenza e tendi a utilizzare delle S molto fastidiose quando parli, ti consiglio di non toccare affatto tutta la parte dello switch delle frequenze alte. Proviamo ad alzarle ancora di più. Ok, in questo momento ho alzato al massimo la frequenza alta. Spesa, soldi, senti, suono. E secondo me, almeno sulla mia voce, sembra un serpente, sulla mia voce credo sia un po' fastidioso. Ho fatto diversi test, ma non mi convince, quindi sicuramente non lo terrei così spostato. Ti faccio vedere quella che secondo me è diciamo la combinazione migliore per la mia voce, che però non è la combinazione perfetta sempre e comunque, dipende dalla tua voce, come dicevo prima. Ti faccio sentire. Allora, in questo momento ho enfatizzato i bassi e lasciato le frequenze alte a metà, quindi non flat ma leggermente enfatizzate. Questo secondo me colora un po' la voce, ovviamente, però spinge un po', dà un po' di corpo e dà un po' di intelligibilità in più alle frequenze alte. Però proviamo a rimettere questo. Ok, adesso come lo senti? Suono, spesa, suono, senti.
Ok, non dovrebbe essere fastidioso. In questo modo, ovviamente il suono, hai visto quando tolgo e metto la spugna, il suono ovviamente cambia. Ok, quindi anche questo è un fattore da tenere in considerazione. Se non hai una voce troppo bassa, se riesci a controllare bene le plosive, non hai assolutamente bisogno della spugna. E quindi già il suono è un po' più aperto. Ok, anche perché dentro questo microfono c'ha 3 livelli di pop filter, per cui diciamo è veramente difficile che qualcuno possa usare la spugna. Te la sto facendo sentire in questo momento perché ho alzato le basse, quindi potrei avere più P e più B presenti nella mia voce. Che dirti? Provo a tornare col microfono in flat, tolgo la spugna e torno flat. Eccoci, quindi senza spugna, frequenze basse e alte flat. Questo, diciamo, è il suono pulito del SE Dynacaster. Questo microfono, non lo so, forse avevo delle aspettative molto alte, però un po' mi ha deluso da un certo punto di vista perché lo trovo un po' medioso, almeno per la mia voce. Lo trovo un po' medioso, non lo so, cioè faccio anche un ragionamento da un punto di vista economico. Questo microfono costa 270 euro, però non hai solo il microfono, hai anche l'SE Dynamite, quindi un mic booster. E quindi sicuramente questo, se comparato allo Shure SM7B, che costa 3,70, quindi 100 euro in più, e hai bisogno anche di un mic booster, diventa una spesa abbastanza importante, per cui questo sicuramente da un punto di vista economico conviene. Però facciamo anche un altro esempio. Il Rode PodMic, che fra un po' ti faccio sentire, con un mic booster, quello che ho io, il Clark Technics CT1, 100 euro di microfono più 30 euro di mic booster, costa 130, questo costa 2,70, quasi il doppio. Adesso in quest'altra parte del video ti faccio il paragone col Rode PodMic e vediamo se vale la differenza. Ok, in questo momento stai sentendo sia l'SE Dynacaster che il Rode PodMic. Sul Rode PodMic ovviamente ho la spugna perché non ha questi 3 livelli di pop filter, per cui credo che in questo momento la comparazione sia molto più simile. Entrambi i microfoni stanno entrando nel Rodecaster, nell'SE Dynacaster c'è il Dynamite, scusa ma mi incasino con questi nomi, attivo. Sul PodMic c'è il Clark Technics CT1. Entrambi i microfoni entrano nel Rodecaster Pro senza nessun tipo di effetto. Ok, quindi io adesso sto switchando tra la voce del PodMic e la voce dell'SE Dynacaster. Allora, se segui i miei video sai che il PodMic è un microfono molto bello, pesantissimo, per carità, non mi fa impazzire, però ogni volta che lo comparo con altri microfoni, alla fine non posso fare a meno di notare come il PodMic, tutto sommato, per quello che costa, suona veramente molto bene. Quindi non so tu come adesso stai sentendo i 2 microfoni, fammi sapere nei commenti per cortesia quale ti piace di più. Ovviamente ce lo siamo detti 1000 volte, ripetiamolo ancora una volta, dipende molto dalla mia voce, dall'ambiente, da tutta una serie di caratteristiche, ok? Quindi sicuramente non possiamo, questo test non è valido per tutti, nel senso che se ti piace di più il Dynacaster sulla mia voce, magari lo compri e sulla tua ha un altro effetto. Certo, puoi un po' aggiustare le frequenze alte, le frequenze basse, certo, però il suono, il timbro del microfono resta quello, ok? Fammi sapere che cosa ne pensi, ci tengo a sentire la tua opinione perché non so se sei uno di quelli che mi hanno scritto anche in privato o qui commentando dicendo non vedo l'ora che arrivi il microfono, questo qui, il Dynacaster, eccetera eccetera. Ora non vorrei averti deluso con questa recensione, anche se ovviamente avendo acquistato i miei microfoni sono assolutamente non di parte, quindi dico assolutamente la verità. Tra l'altro te la sto facendo sentire, quindi non è che posso mentire. Io non voglio sbilanciarmi troppo, ma tra i due non lo so. 100 euro, 270 euro. Vero, ci devo mettere 30 euro di mic booster, quindi 130, 270. Senti questa differenza di prezzo?
La senti? Non lo so se vale la pena. Cioè alla fine noi dobbiamo sempre fare un discorso di paragonare la qualità col prezzo. Poi se abbiamo budget infiniti, ma non è il mio caso, allora è un altro discorso. Ma se non abbiamo budget infiniti, ma dobbiamo davvero centellinare le nostre spese, 130, 270. La senti questa differenza? Non lo so, secondo me, e mi dispiace tanto dirlo, secondo me il PodMic vince. E credo che a questo punto, avendolo testato col Sontronics, avendolo testato non mi ricordo con quanti altri microfoni, devo dire che effettivamente forse devo ricredermi sul PodMic, perché tutto sommato un microfono... come dire, è un microfono che vale assolutamente la spesa. Provo a farti un altro test, quello di spostarmi di lato, perché entrambi i microfoni sono cardioidi. Vediamo quanto rigettano i rumori provenienti lateralmente. Mi sposto. Adesso mi sto spostando di lato al SE Dynacaster e dovresti sentire la mia voce, che però non tanto arriva direttamente qui dentro, ma fa giri e rimbalza, perché l'ambiente sì è un po' trattato, ma non è perfetto. Vado anche nel PodMic, mi metto più o meno alla stessa distanza anche col PodMic e senti anche un po' come rigetta i rumori provenienti dal lato. Ok? La forma è più o meno simile, per cui il cilindro è più o meno lungo uguale, quindi il test è abbastanza veritiero. Ok? Provo a tornare qui. Faccio un passo indietro per quello che posso, perché non ho una stanza lunghissima. Questa è la distanza, diciamo sono a due mani, dai due microfoni, e adesso dovresti sentire un suono che prende anche tutto l'ambiente circostante, quindi dovrebbe non essere proprio pulitissimo. Ok? Provo a riavvicinarmi. Ok, sono vicino di nuovo ai due microfoni e niente che dirti. Fammi sapere tu cosa ne pensi. Io ti ripeto, tra i due microfoni, soprattutto per quello che è il prezzo dei due microfoni, secondo me il PodMic vince. Vince perché costa la metà e il suono dell'SE Dynacaster non vale il doppio, secondo me. Quindi se costasse di meno probabilmente potrebbe essere molto molto migliore, però 270, 130 compreso mic booster, non lo so, fammi sapere la tua. Io l'ho testato per qualche giorno, però non lo so, sarà che avevo delle aspettative altissime. Non lo so, fammi sapere tu che cosa ne pensi, ok? Bene, ti ringrazio per aver guardato questo video, ti do appuntamento la prossima settimana, ma prima ti chiedo di iscriverti al mio canale, cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione!